Sulla porta d'ingresso della sua casetta in campagna, Bohr aveva attaccato a un chiodo un ferro di cavallo, il proverbiale portafortuna. Vedendolo, un visitatore esclamò: «Un grande scienziato come lei crede veramente che un ferro di cavallo sull'uscio di casa porti fortuna?» «No», rispose Bohr. «Certo che non credo in queste superstizioni, ma sa com'è? Dicono che porti fortuna anche a chi non ci crede». Eccolo qua, Niels Bohr, il ciccione, così lo chiamavano da ragazzo. Non che fosse particolarmente grasso, ma era sicuramente un ragazzone grande e grosso che menava le mani, e risultano diverse note scolastiche a suo carico in questo senso. Impaziente, sempre di fretta, divenne instancabile lavoratore e sempre più riflessivo, mentre ascoltava dietro alla sua mitica pipa accesa. Niels Bohr è il padre del modello atomico, che ha introdotto la meccanica quantistica nella struttura più recondita della materia. È lo scienziato che formerà a Copenaghen una delle scuole di fisica più famose e prestigiose della storia, e che forse rivaleggia con Einstein per il titolo di fisico più influente del Novecento. Sono proverbiali le loro discussioni. Nasce in una famiglia di alto rango della società danese di fine Ottocento. Il padre Christian verrà candidato anche al premio Nobel in fisiologia per le sue ricerche. Quindi si abitua subito col fratello Harald, che diventerà un matematico di fama peraltro, a respirare un notevole fermento intellettuale. Ciò non impedisce ai due fratelli di coltivare anche passioni più terra-terra, tanto che entrambi divennero buoni calciatori. Niels nel ruolo di portiere, e la leggenda vuole che durante le partite tenesse il libro di fisica dietro la porta per consultarlo nelle fasi di attacco della sua squadra. E Harold, invece, il fratello, nel ruolo di mediano, arrivò addirittura a disputare la finale olimpica, siamo nel 1908, contro l'Inghilterra. Questo del calcio non è un particolare così trascurabile nella vita di Bohr, perché fu proprio grazie a questo che Rutherford lo prese sotto la sua ala. Cosa succede? Niels vince un premio per una sua tesina sull'elettromagnetismo, siamo nel 1910, e chiede una borsa di studio, che poi gli viene accordata, per poter lavorare nel rinomato laboratorio Cavendish di J.J. Thomson, che aveva da pochi anni scoperto l'elettrone e a cui risale il primo modello atomico dell'epoca moderna, il modello plum pudding per intenderci, quello che in Italia è ribattezzato modello panettone. Thomson, tuttavia, è sempre più distratto, discontinuo, è sempre un bravo insegnante, tuttavia l'età avanza e lui trascura anche un po' gli allievi. E Bohr, che invece era impaziente e molto invadente e pignolo, sembra che non si trovasse benissimo con Thomson. Sembrava un anno destinato a essere totalmente infruttuoso e senza prospettive, quando Bohr viene a sapere di Rutherford, che era di ritorno dalla conferenza di Solvay nel 1911, quindi decide di andare a trovarlo a Manchester e scambiano così due chiacchiere. Sarebbe finito lì se non fosse successo che Niels, parlando di sé, accennò al fatto di essere stato un calciatore. Quindi si dà il caso che Rutherford fosse uno sfegatato appassionato di calcio e gli propose così di raggiungerlo a Manchester. Diventerà uno dei sodalizi più importanti della storia della fisica moderna, secondo forse solo a quello dello stesso Bohr con il suo allievo Heisenberg. Quando chiesero a Rutherford come mai avesse scelto proprio Bohr, rispose: «Diamine, è pur sempre un calciatore». Ma veniamo al dunque. Bohr si sposa e convince Margarete a recarsi in Inghilterra con lui. Passano pochi mesi e scrive un telegramma al fratello in cui comunica: «Sto preparando un articolo molto importante, ti manderò una lettera, non parlarne con nessuno». È proprio su quest'articolo che ci concentriamo. Era il frutto di uno studio e di una intuizione che cambierà per sempre il corso della fisica atomica. Si tratta dell'idea degli stati stazionari di un elettrone all'interno di un atomo, detti anche livelli energetici o orbite di minima energia, ovvero orbite definite entro le quali l'elettrone di un atomo è obbligato a compiere la sua rotazione. Vediamo di capire meglio cosa si intende e come Bohr arrivò a questo risultato. Anzitutto, Rutherford aveva da poco terminato le conclusioni relative all'esperimento della lamina d'oro, dove si decretava la fine del modello atomico di Thomson sostanzialmente, e soprattutto la scoperta dell'esistenza di un nucleo nell'atomo di carica positiva. Questo nucleo circondato da uno o più elettroni di carica negativa. Questo modello, che qui vedete rappresentato da questo disegnino che vi ho fatto, era anche il simbolo del CERN fino a qualche anno fa, per intenderci. Il problema legato a questo modello era dato dal fatto che un elettrone, che ruota di moto circolare uniforme intorno al nucleo, circolare o ellittico, insomma comunque intorno al nucleo, ovviamente è soggetto a un'accelerazione, l'accelerazione centripeta, e questa deve generare un campo elettromagnetico, che gli fa perdere velocemente energia, fino a farlo collassare nel nucleo, con un tempo stimato dell'ordine degli 0,01 nanosecondi, cosa che chiaramente non succede.
Già dalla sua impostazione questo modello atomico si sapeva, lo stesso Rutherford aveva capito che non poteva funzionare. Ed è qui che subentra Bohr, perché Bohr intuisce che qualcosa di simile a quello che succedeva nell'emissione del corpo nero che doveva accadere anche dentro l'atomo, cioè anche dentro l'atomo doveva esistere un'energia minima sotto la quale l'elettrone non poteva scendere, un'energia quantizzata, insomma, esattamente come quella inventata da Planck per il corpo nero. Gli indizi che ebbe per affrontare la situazione da quest'altro punto di vista, oltre ovviamente a Planck, all'idea di Planck, gli vennero innanzitutto da un articolo di Nicholson, che era un suo ex collega di Cambridge, che aveva trovato che i momenti angolari dell'elettrone, quindi L uguale m per v per r, dove r è chiaramente il raggio dell'elettrone, supponendo che l'elettrone giri con un moto circolare uniforme intorno al nucleo, possono variare, aveva scoperto Nichols, secondo dei multipli, quindi n come numero intero, di h su 2π. Questa è poi una costante che verrà chiamata h tagliato, quindi a volte lo si trova scritto così. Cioè praticamente il momento angolare di un elettrone intorno al nucleo può variare solo secondo dei multipli interi di h tagliato. Questo è il secondo indizio che porterà poi Bohr a completare il suo articolo in maniera decisiva. Il terzo indizio arriva a Bohr da un fenomeno fisico non chiarissimo che riguardava le righe spettrali degli atomi, cioè come abbiamo visto nel video dedicato che trovate qui segnalato. In pratica il vetraio ottico Fraunhofer ai primi dell'Ottocento, circa 100 anni prima del lavoro di Bohr, si accorge che l'assorbimento della luce solare al passaggio attraverso un vetro, di fatto quello che era il primo spettroscopio della storia, presentava delle righe nere disposte in posizioni ben precise. La luce solare, se attraversa una fenditura e poi c'è un vetro, non dà vita a uno spettro continuo come ci si potrebbe aspettare, ma dà vita invece a uno spettro di questo tipo, cioè con delle linee nere intervallate secondo degli intervalli ben precisi, che erano state chiamate linee di assorbimento. Bene, il matematico Balmer verso il 1885 si accorge che alcune di queste righe nere corrispondevano esattamente alle righe di emissione dell'atomo di idrogeno. Cioè in pratica c'era una perfetta corrispondenza tra le linee di emissione e le linee di assorbimento dell'idrogeno. Come dire quindi che un elemento eccitato, cioè per esempio scaldato, emette una certa frequenza luminosa che corrisponde esattamente alla stessa frequenza assorbita se lo stesso elemento, in questo caso appunto l'idrogeno, viene attraversato da una luce e quindi assorbe una radiazione. Propose una formula empirica per calcolarne la lunghezza d'onda, ovvero la formula lambda uguale costante di Balmer m2 fratto m2 meno 4, che sarebbe la specificazione per l'idrogeno della formula B m2 su m2 meno n2, dove m e n sono due numeri interi con m maggiore di n. In questa formula balza chiaramente all'occhio che c'è una lunghezza d'onda limite, che infatti è detta limite di Balmer, che è accompagnata da numeri interi. E infatti qui abbiamo una serie di onde che si raggruppano, diciamo così, si avvicinano verso il limite di lambda. Qualche anno dopo Rydberg generalizza la formula di Balmer anche al di là dello spettro della luce visibile, quindi arriva a una formula che cambia nella forma ma non nella sostanza, ovvero, questa volta la scriviamo come la frequenza, uguale a RH, dove RH è proprio la costante di Rydberg, che moltiplica 1 su m quadro meno 1 su n quadro. Bohr dirà che ebbe l'illuminazione proprio guardando questa formula, perché anche qui campeggia una costante e una serie di numeri interi, quindi anche qui è evidente che ci sia una frequenza limite. Questa peraltro è una formula empirica, quindi è basata sugli esperimenti, diciamo così. Peraltro anche negli altri atomi c'è un comportamento analogo. Ecco dunque dove si inserisce Bohr, cioè riconsidera l'idea del momento angolare dell'elettrone intorno al nucleo e approfondisce i calcoli partendo da un ragionamento puramente classico e inserendo come vero e proprio arbitrio, diciamo così, un po' come aveva fatto lo stesso Planck, che aveva inserito la H, quindi la costante, il quanto d'azione che poi diventa la costante di Planck, e gli inserì una cosiddetta H tagliata. Una H tagliata non è nient'altro che H fratto 2π. Ma vediamo un po' come ci arriva passo passo. Allora, innanzitutto pensa al sistema elettrone-nucleo come a un moto di un pianeta intorno al Sole, quindi recupera l'idea fondamentale di Rutherford e la ripropone in un certo senso. Ovviamente lui sa che il nucleo ha carica positiva
è che l'elettrone ha carica negativa. Quindi avvengono due cose se l'elettrone ruota in moto ellittico o circolare. Per ora possiamo considerarli alla stregua dello stesso moto, quindi consideriamo un moto circolare uniforme, anche se nell'articolo Bohr parla esplicitamente di moto ellittico, ma poco cambia a livello di formule. Egli dice la forza centripeta, in questo caso, che è data dalla massa per l'accelerazione centripeta evidentemente, ma essendo l'accelerazione centripeta v quadro su r, dove r è chiaramente il raggio, quindi la distanza dell'elettrone dal nucleo, possiamo scrivere che Fc è uguale a m per v quadro r. Possiamo anche scrivere però che essendo due cariche elettriche, cioè sia il nucleo positivo sia l'elettrone negativo, fra l'altro la stessa carica, solo che una è positiva e l'altra è negativa, possiamo evidentemente usare la formula della forza elettrica e scrivere che la forza elettrica è uguale alla costante di Coulomb per la prima carica per la seconda carica fratto la loro distanza al quadrato. Quindi, tradotto in questa situazione, possiamo scrivere che la forza elettrica è data dalla costante di Coulomb per E quadro, essendo la carica identica, solo una positiva e una negativa, su R quadro. Ebbene, se eguagliamo queste due forze, otteniamo che mv quadro su r è uguale a k e quadro su r quadro. La r con la r si semplifica e otteniamo che mv quadro è uguale a k per e quadro fratto r. Possiamo anche scrivere che v quadro è uguale a k per e quadro fratto mr, o meglio ancora, se vogliamo calcolare la velocità dell'elettrone sarà E per la radice di K fratto mr. Queste sono le due prime formule fondamentali che ci interessano, o meglio che interessano Bohr nell'articolo, e che le sottolinea nel primo paragrafo del suo articolo del 1913. A questo punto Bohr si concentra sull'energia, cioè sempre nella stessa situazione dice che l'energia totale deve essere uguale all'energia cinetica dell'elettrone più l'energia potenziale. Ebbene, l'energia cinetica sappiamo benissimo essere un mezzo di mv quadro, così come l'energia potenziale, essendo in questo caso il campo elettrico, stiamo parlando del campo elettrico, e P è uguale a V per Q, quindi alla differenza di potenziale per la carica. Ma noi sappiamo che la differenza di potenziale non è altro che K per Q fratto R, quindi moltiplicata per Q ci dà che EP è uguale a meno K e quadro fratto R. Il segno meno è dovuto al fatto che l'elettrone che ruota intorno al nucleo è uno stato confinato e quindi dobbiamo utilizzare il segno meno per identificare l'energia potenziale, e quindi possiamo scrivere in buona sostanza che l'energia totale, che possiamo anche chiamare semplicemente E, è uguale a un mezzo mv quadro meno k e quadro su r. Ma noi sappiamo che mv quadro, se guardiamo la formula di prima, questa qui a fianco, è k per e quadro su r. Quindi possiamo scrivere che E è semplicemente uguale a un mezzo k e quadro su r meno k e quadro su r. Ma un mezzo meno 1 fa meno un mezzo, e quindi possiamo scrivere in buona sostanza che E è uguale a meno un mezzo k e quadro su r. Oppure lo possiamo scrivere anche come E uguale meno k e quadro fratto 2r. Faccio notare che Bohr nel suo articolo usa altre lettere per identificare la stessa cosa, ma la sostanza non cambia. Per esempio al posto dell'energia lui segna W. A questo punto quindi ci possiamo segnare l'altra formula cruciale del suo ragionamento, che è proprio questa, ma Bohr preferisce segnarla con il valore assoluto e quindi la segneremo anche noi come k e quadro fratto 2r. Noi però sappiamo che la frequenza nel moto circolare uniforme è data da omega, la velocità angolare, fratto 2π. Ma noi sappiamo che la velocità angolare è uguale alla velocità tangenziale, cioè v fratto r, il raggio. Quindi possiamo scrivere che F è uguale a V fratto 2πr. Ma noi sappiamo, perché l'abbiamo ricavato prima, che la velocità è uguale a E per la radice di k fratto mr. Perciò, in questa formula, possiamo scrivere che F è uguale a E fratto 2π per la radice di k fratto mr al cubo, perché se portiamo dentro la r poi diventa r quadro, che con la r che c'era già diventerà il cubo. Ma abbiamo appena anche ricavato che l'energia è uguale a k per e quadro fratto 2r, quindi possiamo tirar fuori la formula inversa
e scrivere che R è uguale a K e quadro fratto 2 per E, dove per E si intende il valore assoluto dell'energia. A questo punto Bohr cosa fa? Inserisce il raggio all'interno della formula della frequenza e trova che F è uguale ad E fratto 2π per la radice di K fratto M, e al posto di R scriveremo 2 al cubo E al cubo fratto K al cubo per E alla sesta, perché E era al quadrato e quindi diventerà E alla sesta. Possiamo semplificare la K, qua diventerà al quadrato, e poi possiamo tirare fuori dal segno di radice quello che c'è da tirare fuori, ovvero possiamo scrivere che F è uguale a 1 fratto E al quadrato, perché alla sesta tirato fuori ci dà E al cubo che diviso E diventa E al quadrato, π per la radice di 2, perché il 2 se lo porto dentro diventa 2 alla seconda, ma siccome abbiamo 2 alla terza rimane il 2, E alla terza rimane tale, fratto M per K alla seconda, ovvero scritto come l'ha scritto Bohr nel suo articolo, fondamentalmente con gli esponenti F uguale 2 elevato 1 mezzo per E elevato 3 mezzi fratto π E elevato 2 M elevato 1 mezzo K. Questa è una delle formule importanti che verranno utilizzate da Bohr per fare il passo cruciale, cioè quello dell'inserimento della meccanica quantistica. Cosa fa a questo punto il nostro Niels? A questo punto Niels riflette sulla formula di Planck, cioè NHF, e ipotizza arbitrariamente di fatto, come dice lui stesso, assumiamo ora che durante il processo di legame dell'elettrone si è emessa una radiazione omogenea di frequenza uguale a metà della frequenza di rivoluzione dell'elettrone nell'orbita finale. Allora dalla teoria di Planck noi ci potremmo aspettare eccetera eccetera. Cioè in pratica decide di dimezzare la frequenza e quindi decide di calcolare l'energia come NH per F mezzi e inserisce all'interno di questa formula proprio la F appena ricavata, divisa per 2. E quindi scriverà semplicemente che E è uguale N per H fratto 2 che moltiplica 2 elevato 1 mezzo E elevato 3 mezzi fratto π e quadro M 1 mezzo K. Ebbene, eleviamo tutto al quadrato in questo modo e evidentemente otterremo, elevando al quadrato, che E al quadrato è uguale a N quadro H quadro fratto 4 per 2 per E alla terza fratto π quadro E alla quarta M K alla seconda. Bene, possiamo semplificare, semplifichiamo per esempio la E e semplifichiamo il 4 col 2, qua ci rimarrà un 2. A questo punto otteniamo quello che Bohr chiama l'energia dello stato stazionario, che è dato da 2π quadro E alla quarta M K alla seconda fratto N quadro H quadro. Formula fondamentale questa, che vorrebbe rappresentare l'energia all'interno dello stato stazionario, quindi del livello energetico in cui ruota l'elettrone, e che Bohr utilizza per calcolare il raggio atomico dell'idrogeno. Noi sappiamo che il raggio dell'idrogeno è circa 5,3 per 10 alla meno 11 metri, ovvero, se preferite, 0,053 nanometri. Se inseriamo questa energia all'interno della formula del raggio che avevamo ricavato qui sopra, eccola qua, cioè R uguale K e quadro fratto 2E, quindi al posto di questa energia mettiamo quella appena ricavata, se sostituiamo alla E questa formula, otteniamo che il raggio deve essere uguale a K e quadro fratto 2 per, questa evidentemente è ribaltata, N quadro H quadro fratto 2π quadro E alla quarta M K alla seconda. Possiamo semplificare questo è quadro con questo, il K con questo K, qua il 2 col 2 diventerà 4 e quindi possiamo scrivere che il raggio dell'atomo di idrogeno dovrebbe essere dato da R uguale N quadro H quadro fratto 4 π quadro E alla seconda MK. Questi sono tutti valori noti perché N è un numero intero, H è la costante di Planck, 4π sappiamo cos'è, per E si intende la carica dell'elettrone, cioè 1,6 per 10 alla meno 19 Coulomb, M è la massa dell'elettrone e K è la costante di Coulomb. A questo punto, se sostituiamo i valori e se utilizziamo N uguale 1, otteniamo che R è uguale a 0,053 nanometri. I conti tornano perfettamente
Questo è il passo cruciale che ci permette di capire che siamo sulla giusta strada. Bohr ovviamente non si ferma qui, fa un ulteriore passo. Intuisce che all'interno dell'atomo ci siano dei livelli in cui l'elettrone può viaggiare, cioè ci siano delle orbite fondamentalmente che sono definite. Quindi questa è l'orbita fondamentale, ma poi ce ne sono anche altre. Bene, quello che gli viene in mente è che se un atomo riceve un fotone, quindi un'energia da fuori, può fare un salto, se questa energia è sufficiente, da un livello energetico a un altro. Cioè l'elettrone può cambiare di livello energetico. E questa particolarità dovrebbe poter coincidere con lo spettro dell'idrogeno, cioè con le famose righe spettrali che abbiamo visto prima dell'idrogeno. Quindi lui dice semplicemente: prendo un livello N2 di energia e lo sottraggo a un altro livello di energia sempre N1 e quindi ho il mio delta E. Ma se utilizzo la formula precedente, questa appena trovata per l'energia, cioè scrivo che E è uguale a 2π² e alla quarta m k alla seconda fratto n quadro h quadro, e la inserisco all'interno di questa, posso scrivere che delta E è uguale a quello che rimane costante, cioè 2π² e alla quarta m k alla seconda fratto h alla seconda, che moltiplica che cosa? 1 su n2 quadro meno 1 su n1 quadro, perché ovviamente ho fatto una delta E, una differenza di energia tra due livelli. Cosa dice Planck? Planck dice che delta E deve essere uguale all'energia di un fotone, quindi H per F, e quindi può ricavare la frequenza delta E fratto H, ovvero quello che abbiamo appena scritto con H in più, diciamo così, e quindi la frequenza deve essere uguale necessariamente a 2π² e alla quarta mk alla seconda fratto H alla terza per 1 su n2² meno 1 su n1 al quadrato, dove ricordiamo n1 e n2 sono sempre numeri interi. La cosa strabiliante è che questa formula, rispetto alla formula di Rydberg, che era questa, ricordiamolo, è assolutamente identica. Cioè, se sostituiamo di nuovo i valori che possiamo ottenere da questi termini tutti noti, perché abbiamo π, abbiamo la carica dell'elettrone, la massa dell'elettrone, la costante di Coulomb e la costante di Planck, otteniamo esattamente la costante di Rydberg. Stupefacente. A questo punto Bohr è arrivato quasi alla sua conclusione. In realtà siamo solo al secondo paragrafo dei 5 dell'articolo, ma questo è il vero cuore dell'idea di Bohr, cioè inserendo all'interno dell'atomo le formule della meccanica quantistica, i dati sperimentali danno ragione di quello che succede. Quindi Bohr si inventa fondamentalmente che cosa? Il salto quantico. Un ultimo accenno va fatto rispetto al momento angolare, perché anche questo punto è stato decisivo per Bohr, anche se Bohr nel suo famoso articolo lo metterà successivamente. Allora, noi sappiamo che il momento angolare è P per R, dove appunto P è m per v, quindi possiamo scrivere che L è uguale a m per v per R. Ebbene, Nicholson aveva scoperto che empiricamente il momento angolare è n per h fratto 2π. Allora, semplicemente, se noi uguagliamo queste due grandezze, mvr uguale nh fratto 2π, e poi esplicitiamo per v, quindi scriviamo che v è uguale a nh fratto 2π per m per r, se eleviamo al quadrato in questo modo e poi ci ricordiamo che m per v quadro è uguale a k per e quadro su r, cosa che Bohr aveva già calcolato mettendo insieme la forza centripeta, ricordiamolo, con la forza elettrica, otteniamo che v quadro è uguale a k da qui e quadro fratto rm, e quindi possiamo uguagliarla a questa, e cioè dire che n quadro h quadro fratto 4π quadro m quadro r quadro deve essere uguale a k e quadro su rm. Quindi possiamo semplificare il raggio, possiamo semplificare la massa e possiamo in questo modo trovare che il raggio, che deve essere quello dell'idrogeno, è uguale a n quadro h quadro fratto 4π quadro mk e al quadrato, che è esattamente lo stesso risultato che Bohr aveva ottenuto prima, 0,053 nanometri.
Quindi in conclusione qual è il legame tra le righe di Balmer e il modello atomico di Bohr? Che quando l'atomo di idrogeno in questo caso, ma in generale poi si può estendere per tutti gli atomi, riceve fotoni e l'elettrone quindi assorbe l'energia corrispondente al fotone stesso, questo gli permette di saltare di livello, fare il famoso salto quantico e quindi andare da un livello energetico a un altro. Ricezione del fotone, salto dell'elettrone in questo modo. Ma i salti quantici dell'elettrone sono quelli che corrispondono esattamente alle righe di Balmer. Che ne so, il salto dal primo al secondo livello corrisponde alla prima riga di Balmer, dal primo al terzo livello corrisponde all'altra e così via. I conti tornano perfettamente. La differenza tra i livelli energetici abbiamo detto che è uguale proprio all'energia del fotone, quindi alla costante di Planck per la frequenza del fotone, e ovviamente per ottenere la frequenza conoscendo la lunghezza d'onda basta usare la formula inversa delle onde elettromagnetiche. Ecco qua uno schema che può chiarire ancora di più: arrivo del fotone, salto dell'elettrone. Viceversa, una cosa importante, quando l'elettrone ritorna dal suo livello energetico iniziale, quindi dopo che è passata, l'energia del fotone, l'energia elettromagnetica della luce, l'elettrone tende a tornare nel suo stato fondamentale e, tornando nel suo stato fondamentale, riemette un fotone che è esattamente identico a quello che era stato precedentemente assorbito. Quindi l'energia che passa da un livello energetico a un altro è la stessa, sia quando il fotone viene assorbito, sia quando il fotone viene ceduto. Ecco perché lo spettro a righe di Balmer di assorbimento e lo spettro di emissione, per esempio qua vediamo sull'elio, sono esattamente coincidenti e corrispondenti. In un caso viene assorbito il fotone e nell'altro caso viene emesso il fotone. Concludiamo dicendo che la formula di prima ci permette anche di trovare l'energia dello stato fondamentale, o meglio l'energia di ogni livello energetico, che è semplicemente ottenibile sostituendo il numero n ai vari livelli energetici. Questo infatti è detto il primo numero quantico, il numero quantico principale, cioè i livelli energetici occupati dall'elettrone sono 1, 2, 3, 4 e sostituendo l'1, 2 e il 3 e 4 si ottiene l'energia minima di quel livello energetico dell'atomo di idrogeno. Per esempio, se sostituiamo 1, in questo caso otteniamo meno 13,6 electron volt, che è l'energia del primo livello energetico dell'atomo di idrogeno.